il Mar dei Sargassi. Come criminologi siamo abituati a investigare sui misteri della mente umana, ma oggi ci immergeremo in un enigma naturale che ha intrigato marinai, scrittori e studiosi per secoli. Il Mar dei Sargassi è una regione caratterizzata dalle sue distese di alghe sargassum, che formano un ambiente unico e vitale per una vasta gamma di creature marine. Ma oltre alla sua biodiversità straordinaria, questa regione è avvolta da una leggenda e un'aura di mistero che ci spinge a indagare più a fondo. Le leggende e i miti che circondano il Mar dei Sargassi sono numerosi. Storie di navi fantasma che scompaiono nel nulla, di naviganti che si imbattono in strane anomalie e di una zona che sembra divorare le tracce di coloro che osano avventurarsi troppo in profondità. Ma quali sono i segreti dietro queste leggende? Cosa c'è di vero e cosa è frutto della fantasia umana? Studi recenti hanno dimostrato l'importanza ecologica del Mar dei Sargassi e il suo ruolo cruciale nell'ecosistema oceanico. Tuttavia, molti aspetti di questa regione rimangono ancora poco compresi e ci sono ancora molti enigmi da risolvere. Attraverso le nostre indagini e le ricerche scientifiche, possiamo gettare nuova luce sui misteri del Mar dei Sargassi, che si tratti di comprendere le cause di scomparse misteriose, di studiare le interazioni tra le creature marine o di esplorare le connessioni tra il Mar dei Sargassi e le leggende antiche. Come criminologi è nostro dovere esplorare ogni angolo di questo enigmatico mare. In conclusione, il Mar dei Sargassi continua a essere una fonte di ispirazione e mistero per generazioni di esploratori e studiosi. Attraverso il nostro impegno e la nostra determinazione nell'indagare su questo affascinante luogo, possiamo sperare di gettare nuova luce sui suoi segreti nascosti e comprendere appieno il suo ruolo nel vasto panorama dell'oceano e dell'umanità. Il Mar dei Sargassi è una regione dell'Oceano Atlantico settentrionale nota per le sue caratteristiche peculiari, in particolare la sua vasta presenza di alghe galleggianti chiamate sargassum. Si estende tra le correnti oceaniche, principalmente tra le correnti del Golfo e la corrente del Nord Atlantico. Questa area è famosa per la sua importanza ecologica e per la sua storia leggendaria. Ecco alcuni punti salienti sul Mar dei Sargassi. 1. Algi sargassum. Le alghe sargassum sono una caratteristica distintiva di questa regione. Queste alghe galleggianti formano ampie distese che possono intrappolare navi e animali marini. Le alghe sargassum forniscono un habitat vitale per una vasta gamma di creature marine, compresi pesci, tartarughe marine e organismi planctonici. 2. Habitat unico. Il Mar dei Sargassi è un habitat unico che sostiene una biodiversità significativa. Le alghe sargassum fungono da rifugio e zona di riproduzione per molte specie marine. Le tartarughe marine, ad esempio, viaggiano attraverso questo mare durante le loro migrazioni e molte specie di pesci si nutrono delle alghe e dei piccoli organismi associati ad esse. 3. Leggende e miti. Il Mar dei Sargassi è avvolto da una certa aura di mistero e fascino, spesso associato a leggende e miti. È stato menzionato in varie opere letterarie e mitologiche, tra cui il mito di Atlantide e il romanzo La signora delle camelie di Alexandre Dumas. Le storie di navi fantasma e di navi che scompaiono senza lasciare traccia hanno contribuito ad alimentare il suo fascino. 4. Esplorazione e ricerca scientifica. A causa della sua unicità ecologica, il Mar dei Sargassi ha attirato l'interesse degli scienziati e degli esploratori per secoli. Le spedizioni scientifiche hanno studiato la flora e la fauna di questa regione per comprendere meglio i suoi ecosistemi unici e il ruolo che svolge nell'ecologia globale. In sintesi, il Mar dei Sargassi è una regione affascinante e importante dell'Oceano Atlantico, con una ricca biodiversità e una storia intrigante che continua a stimolare l'interesse di scienziati, esploratori e appassionati di tutto il mondo. Il Mar dei Sargassi è situato nell'Oceano Atlantico settentrionale, tra le correnti oceaniche del Golfo e del Nord Atlantico. Questa regione è caratterizzata dalla presenza diffusa di alghe galleggianti chiamate sargassum, da cui prende il nome. La posizione del Mar dei Sargassi è il risultato di diversi fattori geografici e oceanografici. 1. Correnti oceaniche. La posizione del Mar dei Sargassi è influenzata dalle correnti oceaniche circostanti. In particolare è delimitato a est dalla corrente del Golfo, una corrente calda che fluisce dal Golfo del Messico verso nord-est, e a ovest dalla corrente del Nord Atlantico, che scorre da nord a sud lungo la costa orientale degli Stati Uniti
e del Canada. 2. Convergenza delle correnti. Le correnti oceaniche che circondano il Mar dei Sargassi convergono in questa regione, creando un'area relativamente stabile e ricca di nutrienti. Questa convergenza favorisce la crescita e la proliferazione delle alghe sargassum, che trovano le condizioni ideali per prosperare. 3. Clima subtropicale. Il clima subtropicale dell'Oceano Atlantico settentrionale fornisce le temperature e le condizioni climatiche adatte alla crescita delle alghe sargassum. Le acque calde e ricche di nutrienti favoriscono la formazione di questo ecosistema unico. Inoltre, la topografia oceanica della regione contribuisce alla sua specificità. Il Mar dei Sargassi è una vasta area oceanica relativamente piatta, con profondità che variano da superficiali a moderate, il che favorisce la formazione di estese distese di alghe galleggianti. In sintesi, il Mar dei Sargassi occupa una posizione strategica nell'Oceano Atlantico settentrionale, influenzata dalle correnti oceaniche e dalle condizioni climatiche che favoriscono la crescita delle alghe sargasso. La sua posizione e le sue caratteristiche lo rendono un ecosistema unico e di grande importanza ecologica. Onorevoli partecipanti, oggi ci riuniamo per esplorare un argomento avvolto dal mistero e dall'aura di fascino, le presunte sparizioni nel Mar dei Sargassi. Mentre la storia e le leggende ci hanno tramandato racconti di navi che scompaiono nel nulla e marinai perduti, dobbiamo affrontare questo argomento con uno sguardo critico e razionale. Le narrazioni delle sparizioni nel Mar dei Sargassi spesso affondano le loro radici in eventi reali, ma tendono ad essere esagerate o mitologizzate nel corso del tempo. Sebbene esistano casi documentati di navi che sono andate smarrite o sono scomparse in questa regione, la maggior parte di questi incidenti può essere attribuita a cause naturali e fenomeni ben compresi. Esaminiamo alcuni dei fattori che potrebbero contribuire a creare condizioni potenzialmente pericolose per la navigazione nel Mar dei Sargassi. 1. Alghe sargassum. Le estese distese di alghe sargassum possono intrappolare le navi, rendendo difficile la navigazione in queste zone. Tuttavia, con una corretta comprensione delle correnti oceaniche e delle rotte di navigazione sicure, questo rischio può essere mitigato. 2. Condizioni meteorologiche. Le tempeste violente e le basse concentrazioni di vento possono rappresentare sfide per la navigazione, ma con le moderne tecnologie di navigazione e la comprensione meteorologica avanzata, i marinai possono prendere precauzioni appropriate per affrontare queste situazioni. 3. Disorientamento. La mancanza di terraferma visibile all'orizzonte in molte parti del Mar dei Sargassi può causare disorientamento per i marinai, ma l'uso di strumenti di navigazione elettronici e la formazione adeguata possono aiutare a mitigare questo rischio. È importante sottolineare che, nonostante le leggende e i racconti misteriosi, il Mar dei Sargassi non è un'area intrinsecamente pericolosa se navigata con attenzione e competenza. Le moderne tecnologie e le conoscenze oceanografiche hanno notevolmente ridotto il rischio associato alla navigazione in questa regione. In conclusione, mentre esploriamo i misteri delle presunte sparizioni nel Mar dei Sargassi, dobbiamo adottare un approccio razionale e scientifico. Attraverso una comprensione approfondita delle cause naturali e dei fattori oceanici, possiamo gettare nuova luce su questi enigmi e separare il mito dalla realtà. Vi ringrazio per la vostra attenzione.